Bene, buonasera cari non telespettatori e Hadouken a tutti voi. Io sono Crisale del Keeper di questo terzo canale, Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Beh, se ne è passato più tempo in realtà. Questo era soltanto il prologo. Sono sicuro che sta parte me la censureranno, perché sono sicuro che sta canzone è protetta da copyright. Ce la dovrò mettere io poi. Mi metterei a cantare, ma sono una capra a cantare, quindi me ne sto zitto. Conosco più questa che The Best Is Yet To Come. Abbastanza, sì. Decisamente. Sbaglio, sono le stesse scene che si vedono anche nel trailer del remake. Potrei dire una cazzata, ma alcune scene mi sembrano uguali. Però secondo me la sigla, sta sorta di introduzione, è partita troppo presto e bisognava prima vedere che cosa faceva Snake e poi partiva la sigla. Secondo me è partita troppo presto. Giù ma la magna sta zanzara. Come fai a sentirmi se non alzo la voce? Non me puoi sentire, non di stronzate. Non mi puoi sentire, non sto parlando. Sto solo muovendo le labbra, non dire cazzate. Sono abbastanza sicuro che sto pezzo me l'avranno mutato. Vabbè, pazienza. Quando la ricaricherò ce la metterò sotto io. Una settimana dopo. Oceano. Spazio aperto dell'oceano artico. Niente, me lo sono impallato, vabbè. It's over 9000! Guarda, mi è uscita fuori così. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload anti-free system shows no problems. No gusts. Ah sì? Strano, sono abbastanza sorpreso. Ero convinto che fosse protetta. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. E allora ammazzami direttamente, perché mi porti all'ospedale se tanto mi devi ammazzare? Cioè, che cazzo, che è una battuta, mi sta a prendere per il culo. Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No.
This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. Mio padre fumava I cubani. C'è un odore fortissimo. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Ancora più quanto più The grosso? White House received an unexpected call. Presidente. President Johnson. Son. Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKD-754, was destroyed in a nuclear explosion. E questo lo so, ci stavo. At the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, Di I Kennedy. was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard that. No, te The l'ho man appena who detto. arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Nomi complicatissimi. Chiamiamolo solo Volgin. Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. Vojevoda. You mean the boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. Serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. Quindi è questo quello che è andato a fare Big Boss, a cercare questa prova, una prova di scagionamento. Then
must find some way to prove your innocence. Prove our innocence. Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal. If you fail, it will mean the beginning of a new world war. Ottime Put it premesse. simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. Sì, mi ha appena fatto il culo. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Che mi ha fatto il culo con uno schiocco di dita e mandate me. E allora siete scemi, The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB in exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Eva me lo ricordo chi è, ovviamente, impossibile dimenticarla. Adam non me lo ricordo. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Aia. Au. Mi sa che si è fatto un po' male. Beh, bene non si è fatto. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. Blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it.
And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volkin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. I must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the Insomma, ci ha portato sfiga. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square zero. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and Lali Lule Lo. Lali Lulelo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It will be necessary to make your presence known to a certain extent. To the Khrushchev regime, at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Oddio, quanto parlano sti giochi. In pratica mi trovo allo stesso punto di prima, vabbè. Paramedic. Snake, it's so good to hear from you again. Same here. It's been a week, hasn't it? 4 days, actually. I visited you in the hospital. You were still unconscious, though. Then you must have seen me naked. Yeah, but you were all wrapped up in bandages and tubes, so I couldn't do anything but look. Better luck next time. Let's hope so. But seriously, don't forget that you were like that until just yesterday. In fact, you really shouldn't even be on this mission. Mi ci avete mandato voi, Keep an eye on your stamina gauge. If you start to run low, don't push yourself.
Eat something to replenish your È stomach. peccato che la roba qua fa schifo. And try not to get yourself Non dico che ci deve stare la carbonara, ma insomma. or get bitten by a venomous animal. Go into the Però ci stanno i survival tagliolini, mode questi me li ricordo. treat yourself using cure. Yeah. I can see you still know how to nag. You're welcome. And I can see you still don't know when to keep your mouth shut. Maybe so. By the way, I heard you're going to lose your medical license if this mission fails. Yes, there was talk of that, but the mission won't fail. No, se no c'è game over. Of course not. Good. I believe in you. But you know what? I really don't care about my medical license. Didn't they use that to force you to participate in this operation? No, I volunteered. Why? So that I could watch over you. Snake, you're the best agent I've ever seen. But you push yourself too hard. You're reckless. Someone has to stop you from getting into trouble, to make sure you and the boss don't kill each other. So that's why I volunteered. I mean, you couldn't ask for a better guardian angel than me, right? Thanks. Stop right there. You can thank me when you get back. All right. Posso salvare adesso? Grazie. E se ogni volta per salvare devo stare 2 ore a chiacchierare, non ti chiamo mai, Per carità di Dio. Cioè che io so 20 minuti per salvare. Ok, siamo ritornati allo stesso punto di dove abbiamo iniziato, solo con una missione diversa. Iniziamo a collezionare già qualche animale da mangiare, perché tanto poi ci dovremo mangiare quelli quando ci toccherà, quindi vediamo un po' di fare quello che possiamo. Dobbiamo... Aspetta, mi sembra che pure i funghi possono andare bene. Fungo. Però potrebbe essere velenoso, quindi mi sa che devo controllarlo. Non ho ancora mangiato, sapore sconosciuto. Fungo dall'inchiostro siberiano. Non ho ancora mangiato, quindi giustamente non ti mette l'effetto. Quindi potrebbe farci bene come potrebbe farci male. C'è qualcosa che si muove qui. Che cos'è? Un altro serpentino. Lo prendo. È un cazzo. E... preso. Praticamente sto raccogliendo gli ingredienti per fare la prova del cuoco fino adesso. Quello riesco ancora a ricordarmi come si fa. Sonar. Sistema di individuazione dei movimenti. Sensore che indica il movimento di un oggetto. Non rileva gli oggetti immobili. Mentre viene usato consuma batterie. Questo dovrebbe... ecco il radar. Questo a tutti gli effetti è il radar. Però si consuma la batteria. È quello che io effettivamente adesso ho difficoltà di... Mazza, è più dei serpenti qua. Quello che io ho adesso difficoltà effettivamente a ricordare è il discorso batterie, cioè come si ricaricano le cose che man mano vengono consumate, tipo il radar, queste cose qui, come si ricaricano? Sera Olli, ben arrivato, benvenuto come sempre. Un cavallo? C'è un serpente che dorme qua su. Ci arrivo a prenderlo? Sa di no. Ci arrivo a prenderlo. Contro ogni previsione ci sono arrivato. Allora, qui bisogna vedere la mappa, perché se non vediamo la mappa non sappiamo dove andare. Mappa che però non si può a quanto pare muovere. Comunque è strano. Questa è una parte che non avevo fatto la prima volta che sono venuto.
Si deve essere aperta soltanto adesso. È l'aereo con cui sono arrivato. Mazza che botto. Che ci fa un cavallo qui? Looks like death wasn't ready for you yet. Boss, That arm still hurt? what are you doing here? Sì, esatto. Aia. Go home. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Sì, che sta cazzo, me l'hai distrutto la pistola. Boss! There's no point in hiding. Buonasera. Luca Conte, benvenuto. I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Sì, a parte la manica delle botte, perché cioè. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. Da prima mi dici di andarmene e poi mi distruggi il razzo. Insomma, deciditi, That should stir things up a bit. You'd better hurry. Ah, piove pure. Qualcos'altro? Che ne so. I tuoni, i fulmini. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Ma certo, che ci vuole a fare 100 km a piedi? Che ci vuole? Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty Abbastanza, to sì. Sono molto your belle. country or your old mentor, the mission or your beliefs, your duty to your unit or your personal feelings. Dove lo ha ricacciato la mantella che stava You senza? don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Non ancora. Non ancora. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. Ah! If we meet again, I'll kill you. Minchia, Now, go home. cioè, siamo appena all'inizio e mi hai distrutto il braccio, la mano, cioè, vabbè, che ne so, cioè, proprio ci goda a farmi male questa. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this.
That's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Non è che l'ho persa, me l'hanno rotta. Cioè, voglio dire, mettiamo i puntini su lei. Magari l'avessi soltanto persa. Allora, vediamo. Questa è quelle fango simil sabbie mobili. Devo continuare in basso. Ma in realtà potrei anche andare in alto, se ho visto bene. Cazzo, e mo? What's this? HQ? HQ. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Meno male che l'ho visti. Sending reinforcements. Use extra caution. Quindi se adesso mi metto... Che era questo, sì, il radar me li dovrebbe far vedere. Mica tanto, In realtà questa è un po' una cosa a doppio taglio, perché... Cioè, lui non mi fa vedere soltanto... Cioè, eventualmente i nemici, ma pure gli animali. Quindi io potrei scambiare tranquillamente gli animali per dei nemici o viceversa. Quindi sta cosa è un po' doppio taglio, vabbè. Sarà che per me, cioè, per me Metal Gear senza il radar non è concepibile, però... Secondo la mappa... Il problema di questa mappa è che non può essere mossa. Quindi sempre per il discorso che non so dove andare, dovrò andare un po' a cazzo, perché prima me lo diceva dove andare, cioè nella missione precedente la mappa me lo segnava dove andare. Qua mi sa che dovrò sgamarlo da solo. E basta un po' con sti alberi. Che cavolo, cercavo di andare là e gli alberi mi bloccavano. Cioè che poi lo stato di cautela ancora non è finito, cioè sta ancora là. Non mi ricordo neanche come si fanno a prendere le pitture a sto gioco, vabbè. Là ci sono due soldati, come cazzo li supero senza un'arma? Non c'ho nemmeno l'arma tranquillanti, cioè non c'ho proprio niente. Aspetta, forse devo aspettare che se ne vanno. Magari se aspetto che passa la modalità... Devo stare attento e qui rischio di cascare di sotto. Se aspetto che passa la modalità cautela magari se ne vanno. Perché sennò così non posso passare. Cioè, non posso passare senza farmi vedere. E non c'ho manco l'arma tranquillanti, quindi...
HQ, please respond. This is HQ. Patrol here. The situation is normal. Understood. Return to your position. A meno che... Forse... quanto è fastidiosa sta cosa. Sono più le volte che caschi che quelle che va dritto. Apriamoci i funghetti. Anzi, il funghetto. Dove è andato? Tanto mo come minimo me lo ritrovo davanti. Sparito. Vabbè, meglio così. Allora, secondo la mappa... Allora, questa è la fabbrica dove stavo prima. Cioè, dove ho fatto la prima missione del gioco. Presumibilmente, quindi dovrei andare su. Verso la... verso in alto a destra. Certo, e comunque cioè, non ha senso. Cioè, se questa cosa è andata distrutta, perché è ancora qua? Aspetta, qua c'è un serpentino. Facciamo gnammi. Che però che molto probabilmente a mangiarli questi serpenti faranno uno più schifo dell'altro. Però c'è solo questo, quindi non è la mia aspirazione massima fare una dieta a base di serpenti, ma che ci vogliamo fare? AK-47, fucile d'assalto sovietico, tienilo in visuale soggettiva e mira dalla spalla con il tasto L1, alterna semiautomatica automatica. Ok. Beh, almeno c'ho un'arma, non è probabilmente l'arma che volevo io, però... Una volta ho mangiato un'anguilla, non è un granché. Mamma mia, mi ci fa pensare. Allora, zaino. Pitone reticolato. Pinchiostro si chiama? Pitone, sono tutti pitoni, sono pieno di pitoni. Sì, ma dov'è il fucile? Ah, ok. Di qui abbiamo il binocolo, il sigaro che ancora adesso non ho capito a che cazzo serve. La pillola della morte, la pillola del risveglio, sensore anti-uomo. Sì, comunque, cioè, la parte più difficile, cioè, secondo me la cosa che rende difficile questo gioco è che non c'hai un radar funzionante. Cioè, ok, l'hanno concepito apposta così per fare una difficoltà diversa, quanto te pare, però secondo me non... Cioè, addirittura il fumo che usciva da... Vabbè, me lo ricordo che graficamente sto gioco per una Playstation 2 era una madonna allucinante. Però, scusa, che senso c'ha che ci stanno le guardie fuori nella foresta e qua non c'è nessuno? Non c'ha molto senso sta cosa. Cioè, dovrebbe essere il contrario. Scatola A.
Cioè, in teoria dovrebbe essere il contrario. Cioè, è qui che ci dovrebbe stare più sorveglianza, anche se, vabbè, tanto non c'è più niente da sorvegliare, non c'è più, ci sta più niente a nessuno, quello, vabbè, sono d'accordo, però... Mazza che botta, oh. Che violenza per aprire le porte. Allora, qui era dove era tenuto Sokolov. E non mi pare ci sia niente, vediamo sotto il letto se c'è qualcosa. Neanche per niente, manco un giornalino porno, niente. Aspetta. Quella è un'apertura di una botola, non è che tante volte... Vabbè. Ok, se zoomi le texture fanno cagare, però vabbè. È una PlayStation 2, non è che... Non è che possiamo pretendere chissà che... Anzi, per essere una PlayStation 2 sto gioco facendo... Ti vuoi alzare? Grazie. Questo insieme a God of War 3, probabilmente 2, erano visore termico. Sì, questo può essere utile. Cioè, questo è utile. Questo insieme a God of War 2 sono probabilmente i giochi con la grafica più pesanti per la PlayStation 2. E la cosa assurda è che questo mi gira così così. God of War 2 non mi dava un problema. Cioè mi girava bene. Quindi qua c'è anche un discorso di ottimizzazione, secondo me, che sto gioco sull'emulatore non è stato ottimizzato bene. Il 2 è ancora peggio. Il 2 è stato ottimizzato pure peggio, secondo me. È un radar troll, sì, esatto, hai detto bene. In pratica c'ho solo il coltello. Vabbè. No, in realtà un'arma ce l'ho. Non è... Oddio che è! Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. Ecco perché non mi ricordavo di Adam, perché non c'è. Who are the Patriots? Answer me. Trapped. Ma non c'era nessuno fino adesso, mo tutti qua. Cioè, vabbè. Castlevania Round of Blood è tosto da finire. Sì. Sì. Purtroppo i vecchi Castlevania hanno la cosa dei controlli. Hanno dei controlli scomodi e che sono la difficoltà principale del gioco. Vabbè, il Round of Blood è uno dei migliori, su questo non c'è dubbio, però è anche abbastanza scomodo da controllare. There is your answer. E qua ci siamo tipo innamorati tutti la prima volta, cioè non c'è niente da fare. Questo mi devi spiegare perché lei... Cioè, non serve fare questa cosa. Quindi perché l'hai fatto? The name's Eva. Siamo tutto il tempo così? Io ci rimango, eh. Ah, peccato, vabbè. Però lui continua a guardare in basso, eh. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? E poi quando c'è lei cercano sempre di mettergli questi effetti della luce. Tanto a te non e certo che non mi spiace. Quando è inquadrata lei cercano sempre di mettergli questi effetti di calore, di bella luce, proprio per metterla in mostra della serie. Cioè, questo è un gioco per voyeuristici. Bella che non c'ha manco le tettone, però le guardi lo stesso perché sono belle. Sono le tette giuste. Ah sì? Tipo? No. Facciamo che non voglio saperlo. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with... Ellie, buonasera. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West.
It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Cinese tipo 17. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. .45, huh? Una 45. Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. The long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. In altre parole, lui c'ha una donna mezza nuda davanti e si masturba con la pistola, in poche parole. Le poppe con questo. Ah, sempre, io l'ho sempre detto. I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. You had this with you, didn't you? La M9. Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then? Yes. Sì, la prima volta non è andata molto bene, però. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Forse. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area and you'll reach a cave. Move through the cave and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. Stava bene fino a un secondo fa. Ma che è successo? Secondo me gli ha preso un infarto per le tette, lo dico io. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right then. I'll do something special for you. Ah sì? I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Gonna get that? She's right, Snake. You should get some sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU.
Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. Beh, che Do a cavolo. yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. Ordini del dottore. Quindi ogni volta che finisci una sorta di capitolo o sottocapitolo è proprio il gioco che ti fa salvare in maniera manuale. In realtà in parte lo facevano anche il primo e il secondo gioco. Di meno, molto di meno, perché la facevi molto di meno questa cosa.